Ciao a tutti e benvenuti a un video su Dwarf Fortress. Bentornati agli amici e alle amiche del Galloco Joypad, un caloroso benvenuti ai nuovi spettatori. Oggi inizierò una partita Dwarf Fortress e se conoscete già il gioco cercherò di procedere in maniera spedita. Per chi invece è nuovo incuriosito, sto lavorando a una miniserie, un altro progetto, una sorta di impariamo a giocare a Dwarf Fortress con spiegazioni, consigli e un tutorial su come si gioca. Oggi però siamo qui per giocare, per mostrare il gioco e si spera per iniziare una serie su questo canale. Vediamo. Allora, in precedenza ho già creato il mondo, ok? Si chiama i pianeti ventosi. Come vedete ci sono 4 file, 4 partite. In verità è la stessa partita, 2 salvataggi ciascuno e sono le copie backup che in caso recupererò. Oggi partiamo dall'inizio, quindi partiamo da questa partita. Allora, questa è la stessa partita, il stesso mondo, stesso di spiegamento, stesso gruppo di nani della serie che sto curando come tutorial, ok? Quindi diciamo un universo parallelo. È già stato scelto il sito e quant'altro. L'idea era quella di seguire il tutorial, ma non lo faremo oggi, ok? Quindi chiudiamo il tutorial. Ok, va bene. Ok, eccoci qua, c'è già, ti dicono un alert, eccetera eccetera. Allora, per chi è nuovo, spieghiamo brevemente. Il gioco è classificato come un gestionale, una simulazione di colonie, cioè dobbiamo cominciare un insediamento. Siamo in un mondo fantasy, medievale, diciamo, e abbiamo un gruppo di nani, sono 7 nani, ognuno con le proprie caratteristiche, con la propria personalità, con le proprie abilità. Sono stati mandati dalla capitale per fondare un nuovo insediamento di cui noi ce ne dovremo occupare, ok? Questo è su Parfum, ma lo dico lo stesso, è la versione premium, la versione disponibile su Steam a pagamento, con una interfaccia grafica moderna e molte migliorie della qualità della vita. C'è anche la versione originale gratuita disponibile sul sito di Bay 12 Games. Allora, quindi lasciando a parte il tutorial del gioco, cosa faccio di solito appena partito? Abbiamo i nani, ok? La prima cosa è individuare un posto dove fare un primo rifugio, ok? Allora, generalmente quello che faccio è all'inizio fare un rifugio scavando in mezzo a una collina. Questo per esempio potrebbe essere promettente anche qui, ok? Quindi senza andare sottoterra. Questo perché magari riusciamo a trovare del terreno fertile per le nostre piantagioni, ok? Ecco, qui vedete, questa, a dire la verità, è proprio una collina davvero misera. Non so se valga la pena attaccare qua, infatti proprio non è neanche una collina, è un altipiano. Vabbè, vediamo un po', scaviamo e vediamo un po' cosa succede.
per esempio qua c'è un laghetto, quindi dobbiamo stare attenti, probabilmente ci sarà anche delle infiltrazioni d'acqua, un aquifer, quindi andrei più o meno qui piuttosto, ok? Ok, quindi cominciamo a scavare. Facciamo così. Allora, la mia intenzione è quella intanto di dare un rifugio ai miei nani, un posto coperto, ok, dove intanto insediarsi e passare probabilmente il primo inverno. Dopo con calma pianificheremo una fortezza solida, ben fatta, ok, che magari andremo a occupare nel giro di 1 o 2 anni. Ok, quindi facciamo una zona così, qua apriamo in una stanza. Di solito faccio stanze 6x6 perché la maggior parte dei laboratori misurano 3, sono 3x3, sono quadrati 3x3, così ce ne stanno 4. Ma è solo un mio vezzo, diciamo. Qua ci facciamo una zona così, qui possiamo fare qualcosa di più grande, magari lo facciamo così, 7x7, ok. Va bene, dai, 7x7, qua magari facciamo un'altra zona, ci mettiamo un po' di porte, ok. Facciamo cosa così, ok, io direi che bene o male ci siamo. Ok, allora intanto andiamo a scavare. Non mi sono preparato alla spedizione accuratamente, ho usato dato che ho iniziato con l'idea di fare il tutorial, ho scelto la configurazione base e vediamo un po', quindi potrei incaricare qualcun altro di fare il minatore. Facciamo Moses il massone, nel senso che lavora con la pietra, mason in inglese, mentre vorrei avere 2 taglialegna. Odom sarà il secondo taglialegna, ok. Visto che ci sono, assegniamo già anche i nobili. Abbiamo il nostro leader della spedizione, il medico. Non c'è nessuno che sia preparato a fare il medico. Io direi allora il pescatore, perché magari ha più a che fare con gli aghi, e allora giusto? Poi prossimamente anche un manager. Sarà il nostro leader della spedizione, che è un buon organizzatore adeguato, avrà bisogno di una scrivania e di un tavolo per annotare come studio, gli faremo anche quello. Anche un broker, quindi un contrattatore. Abbiamo 2 possibilità ancora: Endok, il leader della spedizione, oppure Tosid, il minatore. Tosid, una volta che avremo finito di scavare, non avrà molto altro da fare, quindi scegliamo lei, giusto? Pare che sia una nana. Ok, lascio stare per ora il comandante della milizia e il contabile. Il contabile, guarda, Odom sa già farlo, per cui scegliamo lui. Ok? Perfetto. Altre cose da fare. Allora,
Visto che ci spostiamo qui, intanto seleziono già una zona come pascolo. Pen pasture, ok? Ci mettiamo qua fuori che così siamo vicini e possiamo tenere sott'occhio i nostri animali, e assegniamo già qualche albero da abbattere. Questi sono 2 alberi attaccati. Mettiamo giù questo, cerchiamo di fare un po' una cernita, un po' di selezione, diciamo, ok? Perché se sono troppo fitti dopo non crescono bene gli alberi. L'idea è quella di battere gli alberi più cresciuti, che quindi danno più legno, più materiali per la costruzione. Ok, bene, ok. Penso che per ora basti così, ok? Quindi cominciamo. Ecco che partono, qualche nano rimane qua, ecco che si stanno già dando da fare. Ecco qua che scavano. Purtroppo qua c'è roccia. Speravo di trovare... Possiamo fare un po' di scavi esplorativi in questa zona qui della collina, magari troviamo del terreno sabbioso, qualcosa che possa essere coltivato senza dover essere irrigato prima. Ok, il pescatore sta cercando di pescare. Ok, abbiamo trovato una nuova pietra. Voi fate, intanto il mio obiettivo iniziale sarebbe quello intanto di stabilire una zona di raduno, una zona dove possono radunarsi i nani, perché potrebbe piovere. Ok, siamo qui da 5 giorni. Allora, l'idea, non ho nessun progetto per questa fortezza, nessun progetto particolare. In passato ho fatto cose, mi è capitato una volta di fare un insediamento in una zona tropicale con dei nani a cui piaceva stare all'aperto. Solitamente i nani preferiscono stare sottoterra, e per cui ho creato un villaggio in superficie con case sugli alberi e cose di questo genere. È venuto fuori anche una cosa bellina, che è durata diversi anni. Poi mi pare di aver avuto mi pare prima che mi abbia attaccato 2 grifoni nello stesso anno, poi è arrivato un drago. Col drago non ero pronto non ero pronto a fronteggiare un drago. Parliamo 2019-2018, il gioco era ancora la versione penso 0.47. Io ho cominciato a giocare nel 2018 e ho continuato a giocarci per più di un anno. Poi quando è stata annunciata la versione per Steam, sono rimasto in attesa, diciamo, perché a quel punto uno dei problemi di Dwarf Fortress al momento è che il gioco è in evoluzione, e ogni volta che esce un aggiornamento maggiore, un aggiornamento principale, le partite iniziate con la versione precedente del gioco possono essere caricate, ma solitamente la cosa finisce molto male. Per chi è nuovo di Dwarf Fortress, non lo conosce, tutta la storia non ve la sto a raccontare, l'ho già raccontata nei primo video dell'altra serie.
Il gioco, vi dico, è in inglese e non ci sono piani ufficiali per la traduzione, e di per sé non è che occorra una conoscenza perfetta della lingua inglese. Le descrizioni e tutto sono abbastanza schematiche, tendono a usare lo stesso format, ci sono parole e modi di dire ricorrenti, quindi basta mettere a memoria quelle nozioni. So che esiste una sorta di conversione, una modificazione, una conversione che dovrebbe tradurre il gioco in tante altre lingue. Io l'ho trovata, l'ho anche provata, non mi è riuscita l'installazione, poi mi sono documentato, ho visto che al momento, adesso siamo alla versione 0.52, mi pare il gioco, pare che non funzioni, e comunque chi è riuscito a provarlo con la versione precedente, mi pare 0.50, e comunque ha detto che in italiano in pratica la traduzione è peggio di quella di Google Translate. Quindi allora qua volevo segnare da fare la mia meeting area intanto, quindi i miei nani, invece che stare qui di fianco al carro rotto, ok, dovrebbero spostarsi qui, mentre qui che c'è il pascolo mi sono dimenticato di assegnare gli animali. Allora sicuramente c'è questa renna, il coniglietto, i due yak, l'anatroccolo, il cucciolo di lama e anche i cani. Gatti posso fare quello che gli pare, non mi interessa, finché cacciano topi e altre cose a me sta bene. Ok, cominciamo a avere qua un po' di un po' la situazione. Per ora non mi spingerei su più piani perché non ho l'intenzione di fare una cosa molto grande. Speravo che trovassero forse questa zona qui. Allora vediamo se riusciamo a scavare. Non metto neanche in pausa. Vedete che qua infatti ci sono damp bagnate, sono zone bagnate, mura bagnate. Vediamo se riusciamo a fare una fattoria sotterranea qua. Per chi non lo sapesse, i nani viaggiano con semi, culture naniche, funghi e altre piante che vivono nel sottosuolo, non crescono se sono in superficie esposte alla luce solare. Per quello sto cercando una caverna che abbia anche un terreno coltivabile, un terreno soffice coltivabile. Se non lo si trova e ci sono solo questi pavimenti in roccia, è possibile irrigando creare un strato di fango che può essere dopo coltivato. È un processo un po' laborioso e io di solito cerco la soluzione più facile. Ora questa zona qui io intanto mi darei un po' metto tutto il lavoro, gli faccio lisciare per bene la pietra, e magari non penso che farò anche incisioni e altre cose, perché tanto questa sarà una base temporanea. Ok, però intanto è bene mettere qua attenzione, perché io tengo i gatti che vadano in giro sperando che allontanino eventuali animaletti o aspetta sì, perché ancora qua tutte le cose dobbiamo portare. Allora portiamo qui facciamo una stockpile nella zona centrale. In questa stockpile ci mettiamo allora cibo, un po' di materiali, si può fare custom. Allora facciamo tutto, poi niente munizioni,
niente arredo, niente pietra e niente legno. Ok? Tutto il resto sì. Ok. Ne mettiamo al sicuro. Poi qua magari sarebbe se decidessi di stare qui, qua potremmo fare ad esempio delle scale che vanno su e costruire qua delle casupole, delle torri o altre cose in costruzione. A me piace fare queste cose così. Va bene. Adesso ovviamente i nani hanno cambiato priorità e stanno mettendo in salvo le provviste. Qua per ora penso che sia una zona tranquilla visto che è quella scelta del tutorial, però ci possono essere zone che magari ci sono piccoli coboldi, folletto, altre cose che scimmie intelligenti che ti rubano le provviste dal carro, per cui meglio. Abbiamo anche dei martelli, abbiamo dei martelli da guerra, una là, abbiamo qualche arma per difenderci volendo, ok. Ok. Ok, siamo al 14° mese, al 14° giorno del secondo mese, quindi ormai sono 30 giorni che siamo partiti. Stiamo lavorando anche a un buon ritmo. Io potrei mettermi qua. Questa potrebbe essere una buona zona dove mettere tutti i laboratori. Però prima vorrei quantomeno smussare la pietra qui. Ma qua abbiamo quasi finito. Poi c'è alcuni lavori tipo decorazione, incisione della pietra, anche levigare la pietra. Ai nani piace farlo, gli rilassa, quindi stress, salute mentale e umore dei nani sono dei temi ricorrenti in Dwarf Fortress. Qua vedete il morale dei nostri nani, sono 7 nani, sono partiti neutrali, adesso già 2 nani sono già abbastanza contenti di essere qui, se la stanno passando bene. Adesso probabilmente gli mancherà un'attività lavorativa vera e propria, non appena cominciamo qua a mettere giù qualche laboratorio. Qua, no, qua ancora da aspettare. Qui secondo me forse si potrà fare una fattoria, perché vedo che forse c'è un terreno sabbioso. Ok, bravo, scava qui, molto bene. Ok, perfetto, qua abbiamo già una zona ben levigata, facciamo anche di più, dai, facciamo anche così. Allora, intanto cominciamo. Il nostro primo workshop sarà il falegname, eccolo qua, perché dobbiamo farci dei letti. I letti possono essere o in legno o in metallo. Non abbiamo una forgia, non abbiamo neanche i metalli, però abbiamo del legno. Non si possono fare letti in pietra. Ok, perfetto. Allora gli diciamo di fare letti. Io vorrei fare, se possibile, un letto per ciascuno. 6 e 7. Ok. Ok, il secondo, beh, io direi che i prossimi, qua possiamo fare un laboratorio
un laboratorio della pietra. E adesso stanno dormendo per terra, ecco, volevo evitare questo purtroppo. Vediamo se ho già un letto. No, non ho ancora letti. Va bene, dai, solo per stavolta dovrete dormire per terra, dai. Sì, in genere sono più veloce a fare i letti. Infatti, se seguite il tutorial, vi fa scavare una zona sufficientemente grande per mettere per creare il laboratorio del falegname, la sigheria, falegnameria, e subito fare i letti in modo che possano dormire. Però vabbè, saranno scontenti di dormire sulla pietra, ma è solo per stavolta. Adesso sì, però mi deve aver fatto un letto, dai. Eh sì, 2 letti in legno d'albicocco, perfetto. Allora, quello che faccio di solito è in un unico stanzone fare non un dormitorio, fare tante piccole stanze singole non delimitate da muri. Intanto è una soluzione, secondo me, un buon compromesso tra fare un dormitorio, che ai nani non piace dormire più le restrizioni necessarie in un dormitorio comune. Ok, e qua io appena ho lo spazio farei fare anche la cucina e la distilleria. Allora, cucina e distilleria. Perfetto, che così possiamo fare altro cibo e altre bevande, perché alcoliche. Sono indicato di dire i nani sono invertiti, si ubriacano con l'acqua e bevono normalmente bevande alcoliche. No, più che invertiti, sono come Bender di Futurama. Se non bevono alcol si arrugginiscono. Allora, fammi mettere... Ho altri letti? Sì! Adesso è diventato bravo il mio falegname, sforna letti con una velocità... farei anche così. E anche così. Poi ecco, ad esempio io al laboratorio qua al lapideo farei un tavolo di pietra e un trono è una sedia di pietra, chiamalo trono. Questo perché mi servirà uno studio per il mio manager e compagnia, per i miei nobili, diciamo. Ok, vediamo se abbiamo altri letti pronti. Esattamente, manca uno. Ok, finito il letto, dopo faremo dei barili. Ah, altra cosa, attenzione, mi sono dimenticato, è cosa importante. Abbiamo un ruscello. Abbiamo detto i nani non bevono acqua. Vero, verissimo. Però pescano e l'acqua serve comunque sono molto importante in caso di malattie, ferito, altre cose per lavare le ferite e così via. E quindi va delimitata una zona come fonte d'acqua. Noi diciamo che è tutto qua. Tra l'altro, eccola qua. Quindi, se per qualche motivo devono andare a prendere acqua, i nani sanno che devono venire qua. Non penso che sia attraversabile sto corso d'acqua. Anche gli nani solitamente vivono sottoterra, non sono bravi nuotatori. Infatti, una delle prassi che ho letto
è quella di dare un livello di abilità nuotatore a tutti i nani, in modo che dovesse esserci la necessità, o se dovessero cadere in acqua qualcosa, hanno una possibilità di salvarsi, altrimenti colano a picco e salutate il vostro nano. Bene, poi un'altra cosa che potrei fare, che so già che porterà via molto tempo, è quello di raccogliere frutta e piante. Ok, allora tu Yak, che problema hai? Ok, c'è un fumetto, ma non so. Non ha problemi. È un animale, non so cosa voglia dire. Forse sta aspettando che qualcuno lo porti a pascolare. Allora, abbiamo qua la cucina. Cominciamo già a facciamo dei piatti succulenti, perché proviamo. E per quanto riguarda la distilleria, ok, allora non possiamo distillare niente perché ci mancano barili. Ho menzionato i barili, facciamo un po' di barili, ok? Abbiamo la falegnameria apposta, facciamo un po' di barili. Una volta abbiamo i barili possiamo fare. Qua vediamo un po', vediamo un po' se possiamo fare un farm plot. Penso di sì. Sì, allora però non lo voglio più piccolo. No. Ok, no. Com'è che si faceva? No. No. Ah, ok, cancella. Ok, si clicca e si dice cancella. Se no, vorrei fare. Non occorre farle tanto grandi, ne facciamo alcuni 2x2, poi ci possiamo piantare cose diverse. Un errore comune che tendo a fare ancora adesso, sovrappensiero, è quello di fare grandi campi. No, più grande è il campo da coltivare, più è maggiore il rischio di non riuscire a combinare niente. Quindi facciamo 4 campetti così, dopo vedremo. Ok, boh. Ah, intanto, perché vedo che ci sono dei nani che non stanno facendo niente. Nano in panciolle non va bene. Gli diciamo di raccogliere un po' di piante. Ok? Raccoglie un po' di piante, poi gli posso anche dire di raccogliere frutta lì. Bisogna stare attenti perché ho visto nani sparire dalla circolazione perché troppo impegnati a raccogliere la frutta. Allora, ecco qua, quindi facciamo una zona piccola proprio qua fuori, giusto per. Gli si può dire anche se voi, allora gli dico di raccogliere solamente la frutta o caduta o su i cespugli, non di andare a prendere scale, che forse non ho neanche, per prendere quella degli alberi. Ho visto nani morire intrappolati sugli alberi dopo che sono andati a raccogliere la frutta. Altro magari potrei anche fare delle scale, delle cariole sono molto utili. Intanto, ok, solo dopo che avrò le cariole sposterò un po' di questi massi. Però io direi che come inizio. Allora, tra l'altro, ho i letti, dovrei avere anche l'ultimo letto.
Eccolo qua. Adesso facciamo le stanze. Ok, per fare una stanza si seleziona letto, ok, e si dice questa è una stanza, questa è una stanza. Immaginate una tipo una camerata, ok, però con magari delle tende o delle vele, ok, per separare le zone. Poi se per caso ho già qua, per esempio potrei fare l'ufficio massimo dell'efficienza. Qui se ho già la sedia, il trono e il tavolo, ho il tavolo e la sedia. No, la sta ancora facendo. Va bene. Qua il nostro cuoco sta lavorando, bravo. Poi per esempio ci sarà, farò non so come, io chiamo laboratori, okay? Un laboratorio di agricolo, ok? Bene, io qua ho già io comincerei, io farei una prova. Allora, il terreno è scarso, mi dicono già che è scarso, purtroppo. Sì, quindi non mi metto neanche. Sarebbe da fertilizzare, ma non ho il fertilizzante. Allora, qui c'è dell'acqua. Avrei un'idea. Potremmo scavare così da far drenare quest'acqua, ok, per creare lo strato di fango, pare il limo del Nilo. Ok, va bene, intanto ho fatto le cose, poi le stanze da letto le puoi assegnare, quindi assegniamo Tosid, Endoctosid ce l'hanno già, It, Autumn, Dastod, Osus e Ustot. Perfetto. Questo andrà al nostro expedition leader, no, al nostro bookkeeper. Poi possiamo fare anche un altro ok, intanto è già qualcosa. Allora, sì, dai, ci buttiamo su in opere idrauliche di un certo livello, quindi scaviamo. Possiamo fare così. Lo facciamo qua, facciamo 6x6. Ok. Vediamo cosa succede, vediamo se già portiamo questa fortezza neonata alla rovina. Ok, tra l'altro dovrei avere dei barili adesso, quindi dovrei riuscire... Ah, ok, ho i barili, ma mi mancano le piante. Ok, beh, ho mandato i miei nani a raccogliere piante. Ok, l'hanno già raccolte? Così pare. Raccogliete altre piante, cosa volete che vi dica? Allora,
regioni dal clima temperato, così non è strettamente necessario avere una fattoria sotterranea, a meno che non viviate confinati nel sottosuolo, ok? E si può vivere con quello che si raccoglie in primavera e estate, che cresce spontaneamente. Certo, finché si ha 20-30 nani si può anche fare. Quando avete 200 nani no, avete bisogno di altre soluzioni. E allora proviamo a vedere. Quindi io farei, come farei? Facciamo così, dai. No, facciamo così, dai. Allora, non penso che possa morire affogato il nano, perché ci verrà travolto da un po' d'acqua, però insomma l'acqua dopo andrà subito giù di livello, quindi magari sarà un po' scossa. In questo caso vedo che è Tosid, temeraria. Eccolo lì. Ah, guarda, perfettamente. Ok, adesso speriamo che questo renda migliore ce n'è parecchia di acqua. Ok, buono. Bene, cos'altro possiamo fare per ora? Possiamo finire di levigare qua la pietra per fare altri laboratori. Allora abbiamo bisogno di una mensa, giustamente, che potrebbe essere sta zona qui. Quindi adesso mettiamo i miei nani a... Vediamo Tosid come te la passi. Ok. Per quello se la passa abbastanza bene, però non è contenta perché ha passato troppo tempo dall'ultima volta che ha pregato. Dobbiamo fare un tempio. Ok, allora può anche essere la stessa zona di vita come si chiama te? Tempio. Ah sì, no, è una meeting area. Facciamo sta zona piccola. Ora mi ricordo, bisogna prima dire che è un tipo di meeting area, dopodiché dire che questo diventa un tempio. È un tempio, non ha nessuna divinità specifica. Notare che evidenziano le divinità che o i pantheon o i sottopantheon venerati da almeno uno dei nani che abbiamo. Intanto facciamo così, e allora dopo basterà solo che dargli un po' di tempo libero e si occuperanno loro di andare a pregare quando se la sentono. Ok, qui sì. Ok, continua ad avanzare l'acqua, vediamo cosa succede, magari arriva anche qua. Ci sono altri... Sì, potremmo fare qua, ragazzi. Però vedo che siamo arrivati a più di 40 minuti e quindi io direi che vediamo se possiamo fare qualche distillato adesso. Sì, possiamo. E allora ripeti finché non hai finito. E cibo, anche qua. Cibo, fai piatti succulenti finché non hai finito. Ok, io direi che per ora come prima sessione, ma non mi posso lamentare. Se vi ho perso per strada,
non c'è problema, ripeto, sto facendo in parallelo una miniserie di tutorial che spiego anche le meccaniche del gioco, però mi sono reso conto editando i video che sono troppo verbose, diciamo, c'è poca azione, poco gioco e tanta spiegazione, quindi come primo impatto del gioco, per mostrare il gioco anche a chi non lo conosce, ho preferito buttarmi così. Se il gioco vi stuzzica e volete saperne di più, saprete che è già disponibile o sarà a breve disponibile sempre sul mio canale una serie di tutorial che inizia seguendo i tutorial del gioco e poi va avanti a spiegare altre meccaniche. Non copro tutto, anche io stesso, nonostante abbia giocato parecchie ore a Dwarf Fortress, conosco solo una piccola frazione di tutto il sapere del gioco, ma quello che so lo condivido volentieri. Quindi per ora salviamo e ritorniamo. Ok, noi lo facciamo una nuova timeline per ora. Questo è Dwarf Fortress Italia. Ok, giochiamo a Dwarf Fortress. Giochiamo a DF. Perfetto, io con questo intanto vi saluto, spero di non avervi annoiato, spero invece di avervi incuriosito a saperne più su questo gioco e ci vediamo col prossimo video, sarà un'altra sessione di circa un'oretta e andremo avanti e dopo ci sarà, ripeto, in parallelo il tutorial che sarà il titolo è un work in progress, sarà qualcosa tipo impariamo a giocare a Dwarf Fortress, imparo anch'io perché ancora so appena i rudimenti, ma molte cose ancora non le so. Bene, con questo è tutto. Ancora una volta grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao!